Le apparizioni di Noi Vaia e il mistero della Madonna di Fatima. Noi Vaia è un piccolo villaggio situato nel sud-ovest della Germania, nei pressi di Baden-Baden. Immerso in un paesaggio di vigneti e boschi, Noi Vaia ospita una cappella dedicata alla Madonna di Fatima, dove, a metà del secolo scorso, si sono verificate alcune apparizioni. Il 16 aprile del 1960, Erwin Will, sua moglie e Suor Maria decisero di fare una gita nei dintorni. Durante il loro cammino, notarono improvvisamente un cartello con la scritta «Per la cappella di Fatima». Seguendo l'indicazione, arrivarono di fronte a una grande statua della Madonna di Fatima, che sembrava avere un'espressione particolarmente triste. Si sedettero su una panchina all'esterno della cappella e, immersi nella quiete del luogo, iniziarono a recitare il rosario insieme. Improvvisamente, Suor Maria vide la statua della Madonna che cominciò a lacrimare, e quelle lacrime, poco dopo, si trasformarono in sangue. La signora Will, tuttavia, non vide il sangue. Tutti e tre notarono che le labbra della statua si muovevano, ma solo Suor Maria riuscì a sentire le parole che venivano pronunciate. Sono stata molto contenta che abbiate seguito la mia chiamata. Mi sento molto triste poiché mi trovo sempre nella solitudine di questo bosco. Gli uomini mi hanno posto in questo luogo per onorarmi nella loro grande necessità poi, appena cessato il pericolo, mi hanno dimenticata. Voi dovreste ritornare sempre e pregare vicino a me perché io sono la Madonna delle Grazie. Se verrete spesso sarete sempre protetti, voi e tutta la comunità dei dintorni. Ritornate. Suor Maria vide la figura luminosa della Santa Vergine sollevarsi sopra la statua, mentre la cappella era avvolta da uno splendore magnifico. In quel momento, la Madre di Dio le apparve come un essere vivente. Quando Suor Maria cercò di vedere dove fosse gocciolato il sangue, la Madonna le disse: Gli angeli hanno raccolto le mie gocce di sangue. Subito dopo, Suor Maria vide due angeli con calici nelle mani e la statua della Vergine che sorride. Il signor Will, nel frattempo, notò solo il cambiamento dell'espressione sul volto della statua. Il 1° maggio, tornarono alla cappella nel bosco e nuovamente ebbero la visione della Vergine, che sorridendo disse: Venite spesso a trovarmi. Io sono la Madre della Grazia, la guaritrice dei malati, il rifugio per i peccatori e la consolazione degli afflitti. Invocatemi, e io vi solleverò. Desidero che la gente venga qui in pellegrinaggio, in processione. Ritornate alla fine del mese e vi donerò una grande benedizione. Il 25 maggio ebbero un'altra apparizione dove la Madonna, mantenendo la promessa della volta precedente, li benedisse in nome della Santissima Trinità. Dopo pochi giorni, all'inizio di giugno, la Madonna disse a Suor Maria di andare dal parroco del paese per raccontargli tutto. Quel pomeriggio, Suor Maria andò dal sacerdote, il quale l'ascoltò con attenzione e le promise che avrebbe visitato la cappella, a condizione di ricevere prima una relazione scritta. In seguito, Suor Maria scrisse tutti i particolari degli eventi miracolosi accaduti e la consegnò al parroco che purtroppo morì poco dopo. Le relazioni in suo possesso non furono mai ritrovate, e passarono 10 anni senza che venisse intrapresa alcuna azione. Quando il signor Will scrisse al vescovo, questi disse che non poteva garantire un'indagine. Poi, nel corso del tempo, un gruppo di devoti si è unito in preghiera, nella cappella di Fatima, per recitare il Santo Rosario. Grazie a queste riunioni, la Madre della Grazia non è più sola. Ancora oggi, la cappella continua ad accogliere persone che, con fervore e devozione, si uniscono in preghiera, mantenendo viva la memoria delle apparizioni e rinnovando la loro fiducia nella protezione della Vergine. La statua di Fatima, alta 165 cm, è stata recentemente restaurata. La sua veste, adornata con ornamenti d'oro, e la corona di stelle sul suo capo brillano di una nuova luce, simbolo del rinnovato amore della comunità verso la Madonna.